noi parliamo sempre di architettura Feng Shui, però sotto, come vedete, ci sono delle matrici anche di geometria sacra, cioè il Feng Shui guarda l'energia come si dispone nei luoghi, non parla troppo della progettazione, ma se questa è architettura Feng Shui parliamo anche, esistono delle progettazioni di spazi, di ambienti che in qualche modo caricano il manufatto, che lo rendono più vitale, oltre al fatto che può essere vicino a un crinale, oltre al fatto che le cose funzionano in un certo modo a livello energetico, ma a livello di forma. Ok, allora, quindi iniziamo a esplorare un po' l'architettura sacra e mettiamo in parallelo questo un po' al Feng Shui e cerchiamo di capire qualcosa. Mi sono imbattuto in questo personaggio che è architetto Ibrahim Karim, egiziano, che è un radioestesista poi alla fine, ha già 80 anni, quindi è arrivato un po' alla fine di tutta la sua carriera, scrive un libro che ho comprato e ho letto particolarissimo, Le tracce della biogeometria, che in qualche modo fa vedere come l'energia forma e informa la realtà. Ti faccio una sintesi. Questo anche per dire i nostri polmoni, il fatto che respiriamo e va in un certo modo, l'energia forma e informa la realtà. Tutto è energia che piano piano prende forma. È un po' il concetto che io dicevo del vapore, del liquido, del ghiaccio, no? Tendenzialmente tutto poi si forma attraverso diverse strati di vibrazione. La cosa interessante, poi, essendo lui dell'Egitto anche, vediamo poi usa un pendolo particolare che è un pendolo egizio, questo che unisce diversi livelli, ha tutto un suo approfondimento che fa. Ovviamente tutto l'ambito di geobiologia io conosco anche, ho sperimentato, quindi so da dove lui prende posizione, ma la cosa è molto molto interessante, a un certo punto in un'intervista parla proprio del Feng Shui e dice che ogni asse del Feng Shui crea un vortice di energia e lo scopo è trovare quale sia l'asse risultante, che io lo chiamerei portante, e fissarlo, bilanciare la somma dei vettori con un oggetto e questo vibrando, ed è la lapide nostra, crea un vortice risultante XUE che armonizza l'ambiente e c'è quindi un aumento della forza vitale. Rifaccio la sintesi. È come se lui percepisce che ogni oggetto, ogni fonte di vita crea come un campo di vortice di energia che si può misurare anche, le legge questa spinta, uno spin che si crea. In una casa ci sono diversi spin e c'è la porta d'ingresso, la finestra, il movimento d'aria che crea, il vettore anche nord-sud magnetico che crea un vettore di energia. Tutto questo immaginate in una stanza è come se avessimo dei vortici un po' confusi, un sistema. Ma tutti quanti, se portiamo un oggetto, e lui usa diverse cose di cristalli, ma basterebbe anche un semplice oggetto, intanto andiamo nella posizione giusta dove i vari vortici iniziano a riunirsi e lo orientiamo in un movimento, in una posizione, una direzione che fa allineare o diciamo fa espandere, fa covibrare i vari vettori, creiamo armonia all'interno. Lui chiama e quando succede questo c'è come un cono di energia che sale. È un po' quello che ci ricorda le cattedrali di Chartres, dal discorso anche di posizionare, non so, un menhire in un certo punto, questo è creare un vortice di energia che in qualche modo stabilizza il territorio, anche le culture, per esempio, anche che ci sono intorno. Hanno già fatto esperimenti in questo senso e le culture migliorano perché stabilizzi il terreno. La cosa affascinante è che parla però di un oggetto, cioè parla di una forma, parla di un orientamento. Allora, quando noi facciamo l'operazione, per esempio, di mettere in relazione la porta di un ingresso di una stanza a una finestra, il rapporto degli elementi, stiamo creando una specie di equilibrio tra vettori di vortici di energia. Perché noi lo pensiamo attraverso elementi, queste cose qua, che diciamo la direzione, eccetera, eccetera, ma lui lo trova a livello radioestesico, quindi è una conferma, mi viene a dire, che tutto quello che stiamo studiando ha veramente un senso, è che i cinesi lo mettono così, noi lo studiamo come se fosse queste tabelline un po' quasi di geometria o di analisi matematica base da studiare, ma in realtà hanno tutto un fondamento energetico. Certo, noi dovremmo capire come equilibrare tutti i vettori insieme. È un po' faticoso, delle volte facciamo un punto rispetto a un altro, non è che riusciamo a sentire tutto insieme. Solo che trovare quella posizione giusta del letto, dell'arredo, della scrivania, perché tutto funzioni, è in un certo senso la sommatoria delle nostre analisi, quattro animali, flussi, tutto quello che noi facciamo, orientamenti, bagua e poi anche l'Uopan se si avanza, tutte le cose sofisticate. Molto interessante
che mi pone questa cosa. Quindi, in sintesi, lui dice che c'è un angolo che si crea, che dà un inizio di come operare per creare spazi e arredi che siano in armonia a tale sommatorio di vibrazione. Cioè, io trovo l'energia risultante, questo crea un angolo. Se io creassi angoli o strutture che hanno quest'angolo, questo risuonano a quel livello. È un po' come dire, quando vi spiegavo che la lapide della tomba Feng Shui entra in risonanza a un paesaggio, è come un diapason. Noi creiamo tutto questo lavoro è per andare a mettere in risonanza i campi e lui lo chiama vortici di energia. Stiamo parlando dello stesso linguaggio e questo sarebbe il concetto. Da qui nasce la definizione di geometria sacra, ossia la composizione che aumenta il campo vitale, energia della terra, forma e uomo. Cioè l'energia sacra non è nient'altro che qualcosa che si innesca a geometrie che già coesistono come campi vettori, li mette in risonanza e li fa espandere. Ora, questo sarebbe il massimo farlo nel posto a seconda dei vettori che ci sono in quel posto. Vi ho visto prima, rispetto a una stanza, creiamo un qualcosa che è in risonanza con quel tipo di segnalazioni o di supporti energetici. Però la geometria sacra ha anche, come dire, una sua storia che nel momento in cui troviamo delle geometrie che lavorano, queste comunque si mettono in relazione all'energia della Terra, hanno l'energia anche del magnetismo e spesso e volentieri sono forme simmetriche. La simmetria in qualche modo è indice di equilibrio, di perfezione. Troviamo il nostro emoto, no? Con l'acqua, quel discorso che si vedeva altre volte. Quando abbiamo cacofonie o distorsioni, che vediamo nelle case, tutto quello che ragioniamo, è l'energia più distorta, cioè noi siamo una simmetria che tendenzialmente va verso la perfezione, ma va verso, però siamo simmetrici, questa è una definizione divina, diciamo, la simmetria. La cosa che stupisce è che ci potremmo finire qua. No, questa persona sta collaborando con ditte e una di queste è Harmonic Shape di Milano e sta seguendo, diciamo, questa ditta che fa un insieme di intarsi, diremmo così, arredativi che possono essere fatti a pavimentazione o parete e questi portano equilibrio e vibrazione per un tipo di progetto. Ogni progetto lui lo cataloga come ottimo per, quindi dice che sono pezzi unici, dice lui. Però molto interessante perché io vedo una cosa che diventa applicativa. A me mi piace un po' vedere, diciamo, la definizione di un'utilità. E quindi ho visto interessante, quindi ci sono nel loro catalogo, hanno diverse possibilità anche di rappresentazione di queste forme. Abbiamo anche interni, vedete che si possono usare, questa è una piscina, una zona sotterranea che viene caricata e ovviamente cosa fanno queste forme? Caricano lo spazio, lo informano e gli danno energia. È un po' quello che Reich che chiamava come energia organica o energia vitale, diciamo. Questo è legato alla struttura del cuore, al ritmo cardiaco, quindi bilancia il ritmo cardiaco e a seconda questo tipo di vibrazione, lui lo cataloga sotto forma di un segno, questo segno lo sviluppa e diventa poi un segno ancora più esposto. E noi siamo un po' designer, estetici, ci può piacere come no, però se sappiamo che c'è un lavoro di questo tipo, stiamo andando nella stessa frontiera, cioè, e siamo, come dire, in sintonia a vedere le cose, e di portare vibrazione positiva, diciamo, e di equilibrio in diverse realtà. È come i simboli, potremmo dire, no? Però interessante perché è un design anche che entra nella modernità in un modo anche abbastanza elegante, mi piace e che c'è sotto tutto questo studio. Andate pure a vedere anche in internet questo personaggio. Il libro è un libro tosto, non è per tutti. Vedete lavori, chi ha fatto radioestesia applicata riesce a capirne qualcosa. E insomma è l'estrapolazione del campo energetico attraverso una composizione che diventa poi formale, un sentire la vibrazione come si trasforma in forma. I polmoni avranno una forma, il fegato dà un'altra vibrazione, un'altra forma, che ne so, una malattia, un disagio, l'allergia dà un tipo di forma. E lui a metà del libro spiega tutte le forme legate alle varie vibrazioni degli oggetti e da lì però ci sono anche che l'applicazione di questa forma entra in risonanza con. È una frontiera nuova, stiamo parlando di una cosa che forse la useranno i posteri, però l'ho presa come scusa per dire che siamo davanti alla motivazione di perché la geometria sacra funziona. Ma facciamo un passo un attimo più indietro. Per me uno degli architetti, se parliamo di architettura, più validi da questo punto di vista è Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, se voi non lo conoscete, proprio è il
capostipite dell'architettura organica, cioè lui sviluppa, lui è un architetto bravissimo di suo, va in Giappone, studia, fa tutta una serie di riferimenti a un'attenzione al dettaglio, ai materiali, alla composizione, ad aprire le scatole anche, ma parte sempre da una composizione scatolare, la sviluppa e dietro le sue composizioni c'è sempre per me una ricerca di geometria sacra più o meno consapevole. Qua siamo a National Bank in Greenland, in Iowa, nel 1914, vediamo già il frontale com'è e ci ricorda moltissimo geometria sacra e questo è lo sviluppo di tutti i suoi disegni. Questo è un grattacielo a Bartsville in Oklahoma del 56 e ci sembra quasi la svastica o sistemi no, che svastica è comunque una geometria sacra indiana antichissima, non è quella di Hitler che è ribaltata a 45 gradi, tutta una serie di storie che ha creato su questa. Abbiamo questa qua è sempre, vedete, questo è lui, Frank Lloyd Wright, è un personaggio, è un arcadacielo molto interessante, avveniristico per il periodo che sviluppa questo tipo di armonia. In molte case anche, questa è la Willits House, la Chicago, si sviluppano sempre su orientamenti armonici e poi lui spezza, diciamo così, la scatola, ma bilanciando sempre con questo tipo di strutture. C'è un equilibrio di forma, di facciate che è spettacolare, devo dire lui ce l'ha innato, è un artista da questo punto di vista. È un'architettura che non c'è più, è un'architettura artigianale, cioè un tempo non esisteva l'architetto di oggi, un tempo esisteva il gruppo artigianale di cui l'architetto faceva parte. Quindi si spostavano tutti insieme, cioè io facevo una cosa, io facevo la lampada, facevo tutto quanto e il pavimento era tutto un design, era uno spettacolo. Adesso l'architetto cosa fa? È un burocrate che si mette lì continuamente a fare calcoli e non puoi neanche fare un serramento tondo che te lo bocciano. Questa è la realtà di oggi. Comunque, vabbè. Anche il nostro Le Corbusier che fa la chaise longue, la chaise longue è sotto una proporzione aurea. Proporzione aurea che è quella di Leonardo da Vinci, lui ha fatto questo modulo moderno che fa capire quanto sta seguendo la proporzione aurea, quindi anche lui, anche se è un modernista, è un nazionalismo architettonico, quindi fa tutte case scatolate, poi alla fine che non mi fanno impazzire, ma sotto lui ci sta tanto a studiare da questo punto di vista. E allora mi sono incuriosito sul design e se c'erano altre persone che hanno fatto cose che si legano e come no, c'è anche questo Eero Saarinen del 40 che ha fatto la sedia Tulip, famosa quando fu, che ha la spirale logaritmica che si crea con la sezione aurea e le curve sono legate a questa spirale logaritmica, ma anche la forma, i punti della forma. Ecco, questa era la sedia Tulip per dire, ma sono sedie, diciamo, datate degli anni appunto 50, 60. Vabbè, poi c'è un Pierfrancesco Rossa anche che fa gli interni con sezione aura dei pavimenti, e va bene, ci metto anch'io, dai, che almeno storicamente qualcosa nel 2002 è stato fatto anche da questo punto di vista, ma che soprattutto sono riuscito a fotografare perché tante cose anche private non è che si può mostrare sempre tutto. E poi andiamo un po' a cose più sofisticate. Questo l'ho trovato in uno studio del Messico, Arqua, studio di architettura, che fa tutte architetture con geometrie sacre. È uno studio appunto che si è specializzato in questa cosa. Fanno molti rendering e vendono il progetto in questo modo. Fanno anche interni però con design sempre e simile al discorso di prima. Non mi è dispiaciuto, nel senso che comunque si vede che c'è studio da questo punto di vista, certo molto particolari, le architetture, chi piace sono più centri, più case, però è uno sviluppo, diremo, su geometria sacra veramente interessante. Però mi sono chiesto, ma dobbiamo andare così a spaziare in cose così moderne o basta fare un saltino indietro? In Iran, iraniano, no? Edificio iraniano e in un attimo trovi cose che ti impressionano. Questo, guardate, la moschea di Nasir Molk, cioè i colori che ha e gli effetti che ha, cioè sembra di essere in estasi, no? Come capacità di muovere anche il campo interno, sia come geometria sia come colori. Quindi la domanda è, basta un attimo fare un giro e studiarsi l'antichità, come si è proposta sulla vibrazione della forma e quindi da lì le geometrie e le forme varie. Mi è piaciuto questo scritto di Galileo Galilei, Il Saggiatore, capitolo sesto, ed è un libro che ha scritto. La filosofia, cioè la vita, è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua, a conoscere il carattere nel quale è scritto.
Egli è scritto in lingua matematica, i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne. Una umanamente parola, senza questi è un aggirarsi vanamente in un oscuro labirinto. E questo per dire un grande anche che insomma ha avuto la sua storia purtroppo difficile proprio perché era un precursore, però che ha capito che c'è una divina geometria dietro queste cose. Ecco, questo è